Giappone è un paese meraviglioso. Un paese con una tradizione antica tanto esotica quanto affascinante, con un folklore ricco di meraviglie. Pensiamo ai vari yokai che autori come Shigeru Mizuki si sono impegnati a illustrare, catalogare e divulgare. Un luogo dai paesaggi mozzafiato, molto sviluppato tecnologicamente e artisticamente, soprattutto se parliamo di medium come il fumetto o l'animazione. Un vero e proprio paese dei sogni per moltissime persone, ma c'è sempre un ma in queste cose. Il Giappone è da sempre un paese pieno di problemi. La criminalità è bassa, è vero, ma abbiamo una yakuza molto potente ed influente. È un paese tanto orgoglioso da mandare i propri soldati a uccidersi in tempo di guerra pur di non arrendersi portare i nemici con sé. Un paese che ha affrontato anni di crisi e ben 2 bombe atomiche. Oltre a questo aggiungiamoci una buona dose di pressione sociale, ipercompetitività nel mondo scolastico e del lavoro, altissimo tasso di suicidi e tantissimi altri problemi. Insomma, è una nazione di luci e ombre ed oggi siamo qui a parlare di una di quest'ultime, un'ombra oscura che non ha mai lasciato la mente e i ricordi dei giapponesi. Oggi parliamo di Junko Furuta e della sua storia. Nel 1989, all'epoca dei fatti, Junko Furuta era un adolescente. Era descritta da tutti i suoi amici e familiari come una ragazza allegra, brava a scuola e con un roseo futuro davanti, dotata anche di una bellezza non indifferente. In una sera d'inverno, però, quella che poteva essere la normale vita di una liceale venne rapidamente distrutta a seguito prima di uno stupro e poi di un vero e proprio rapimento. Hiroshi Miyano, Joe Ogura, Shinji Minato e Yasushi Watanabe. Questi i nomi dei criminali, anche se come vedremo in seguito è forse un modo per chiamarli fin troppo indulgente. La prima cosa che salta all'occhio di questa storia è che il gruppo di uomini è composto fondamentalmente da ragazzini di 1 o al massimo 2 anni più grandi di Furuta, e già a questo punto potremmo arrivare a domandarci cosa porta dei ragazzini a compiere azioni così terribili come il semplice stupro, volendo essere abbastanza generosi da ignorare ciò che avverrà dopo. Si tratta forse di un male intrinseco in questi individui, una malignità genetica, quindi che fa parte di questi soggetti quasi come fosse legata al loro DNA, oppure quei giovani sono tanto vittime quanto carnefici, vittime di una società sessualmente repressa dove o si è perfetti o si è falliti senza considerare alcuna via di mezzo, dove il lavoro massacrante porta all'alienazione e alla perdita di umanità. Il modo in cui i 4 riescono ad avvicinarsi alla ragazza è particolare. Minato fingerà una prima aggressione, Miyano, che è un po' il leader del gruppo, andrà in soccorso alla ragazza e si offrirà di ricondurla a casa guadagnandosi la sua fiducia. Miyano non riaccompagnerà mai a casa la ragazza ed anzi la violenterà 2 volte, prima in un magazzino poco distante e poi in un hotel. Quando si riunirà ai suoi compagni, questi porteranno la ragazza a casa di Minato, o meglio dei suoi genitori, e su questo ci torneremo dopo, che era una sorta di punto di ritrovo per il gruppo. Furuta sarà costretto a seguirli, poiché i ragazzi millanteranno contatti con la Yakuza e minacceranno direttamente la famiglia di Junko, ed è qui che inizia il vero orrore. Una volta a casa di Minato ha inizio un vero e proprio inferno per Junko Furuta. Se fino a questo momento avete pensato ai suoi carcerieri come criminali, ora è probabile che li vedrete come veri e propri demoni. Per oltre un mese Furuta verrà violentata singolarmente o in gruppo da tutti i membri della gang e persino da altri individui, amici o conoscenti del gruppo, divenendo un vero e proprio oggetto sessuale. Secondo i dati trovati in rete, Junko Furuta venne violentata 500 volte da ben 100 persone diverse. Gli abusi non si fermarono solo al sesso, però. Furuta venne costantemente picchiata e umiliata, le vennero bruciate braccia e gambe, venne lasciata fuori al freddo con pochi stracci in piena notte, ricordiamoci che tutto ciò avvenne tra dicembre e gennaio, le vennero infilati oggetti nella tra cui addirittura un fiammifero acceso. Furuta si nutrì principalmente di alcol, latte e acqua, il tutto per ben 44 giorni, un inferno che sembrava non finire mai. Alla fine la giovane liceale era come un fiore appassito. Il suo volto era totalmente sfigurato, gonfio e sfregiato. Quasi incapace di muoversi, il suo corpo emanava un lezzo di putrefazione e carne morta. Ora io vi chiedo, Miyano e la sua gang erano uomini o diavoli?
Ahimè, non c'è un lieto fine in questa vicenda. Dopo l'ennesimo atto di violenza, Junko Furuta si spegne per sempre ed i suoi aguzzini si sbarazzano del corpo il 4 gennaio 1989. Miyano e la sua banda verranno poi arrestati a causa di un vero e proprio equivoco. Miyano e Ogura verranno infatti arrestati per un altro stupro e accusati di un differente omicidio. Credendo però che i poliziotti si riferissero al caso di Furuta, confesseranno tutto. Inutile dire che il caos mediatico generato dal caso sconvolse totalmente il Giappone. Il caso fu particolarmente complesso da gestire dal punto di vista legale, visto che si trattava sì di un crimine terrificante, ma commesso comunque da minorenni. Miyano venne condannato a 17 anni di carcere. Minato invece, dopo un'iniziale condanna che andrà dai 4 ai 6 anni, ne riceverà una definitiva che andrà dai 5 ai 9 anni. Solo nel 2018 tornerà in carcere per un nuovo crimine. Watanabe poi riceve dai 5 ai 7 anni di carcere. Ogura infine verrà condannato a 8 anni di carcere. Nel 2004 poi verrà condannato ad altri 7 anni di prigione per un altro crimine. Se pensate che queste siano pene ridicole per un simile crimine, lo sono. È davvero terrificante pensare che questi mostri siano ad oggi uomini liberi, abbiano cambiato identità e camminino per le strade del Giappone. Pubblicato nel 2004 con Seiji Fuji alla storia e i disegni di Yoji Kamata, 17 anni è un fumetto composto da 4 volumi che si ispira tantissimo alla vicenda di Furuta, arrivando quasi ad adattarla uno a uno, e sottolineo il quasi, poiché vi sono piccole differenze come il fatto che i nomi dei personaggi coinvolti siano cambiati rispetto alla realtà e il finale della vicenda, ma di quello parleremo dopo. L'edizione italiana del manga, pubblicata da J-Pop, presenta poi un interessantissimo approfondimento realizzato dal dottor Giorgio Fabio Colombo, il quale, estremamente competente nel settore giuridico, va ad approfondire il contesto storico, culturale e giuridico degli eventi, un contenuto extra davvero apprezzato per gli appassionati di storia e diritto giapponese. Dal punto di vista grafico i disegni di Kamata sono molto puliti, anche nelle scene di violenza questa non viene mai glorificata e non risulta mai esteticamente esagerata. E il dolore e la malignità viene trasmesso con efficacia non dal sangue quindi, ma dalle espressioni, dalle lacrime e dalle azioni dei personaggi. La storia invece viene parzialmente romanzata e permette al lettore di avere uno sguardo sugli eventi molto meno asettico che sia con una semplice ricostruzione dei fatti. Tra i vari focus su cui gli autori scelgono di concentrarsi ci sono le dinamiche tossiche di questo gruppo di giovani criminali, alcuni di loro tanto carnefici quanto vittime di un vero e proprio uroboro di violenza che almeno all'apparenza sembra impossibile da spezzare. Ovviamente gli autori non arrivano mai a giustificare l'inazione di alcuni membri della gang, e questo è il caso di Hiroki, l'alter ego di uno dei 4 teppisti che ha un po' il ruolo del coprotagonista. Hiroki si è unito da poco al gruppo, sedotto dal potere e dall'autorità che una vita criminale può conferire. Hiroki è l'ignavo per eccellenza. Lui non violenta Sachiko, l'alter ego di Junko Furuta, ma si volta dall'altra parte e quando avrebbe la possibilità di salvarla si tira indietro temendo di essere picchiato dai compagni. Un essere umano vigliacco e miserabile. E da conti fatti tantissimi personaggi del racconto sono ignavi, miserabili o incompetenti. Lo sono i genitori di Mizuno, alter ego di Minato, che per più di un mese avranno una giovane donna seviziata e torturata in casa e si volteranno sempre dall'altra parte, e lo è la polizia, troppo legata alla burocrazia e inefficiente. L'unico vero personaggio che dimostra di essere totalmente positivo è Miki, la gemella di Sachiko, che fino all'ultimo non perderà la speranza. La reale differenza tra manga e realtà però sta nel finale della vicenda. Se, come abbiamo detto, Junko Furuta morirà in modo terrificante, la sua controparte cartacea riuscirà a salvarsi dando almeno nella fantasia l'idea di un lieto fine. Una scelta coraggiosa e decisa da parte degli autori. Junko Furuta ha passato davvero l'inferno ed è bello avere una versione della storia che possa darle un meritato lieto fine. Perché non andiamo da qualche parte con mamma e papà quando farà meno caldo? Compreremo vestiti uguali e mangeremo un sacco di cose buone. Sarà divertente, vedrai. Miki a Sachiko nel finale del manga.